Ciao a tutti, bentornati su Obiettivi a Mente. Oggi con noi Irma Bertolini. Grazie Irma per essere qui innanzitutto, per il tuo contributo. Figurati. Irma è una cinofila ad hoc, per chi non la conoscesse, è conosciuta sia per le sue competenze tecniche che per le sue doti di motivatrice, molto conosciuta per questo. Oggi però con Irma parleremo della sua vita privata e non di quella lavorativa. In particolare parleremo del percorso che l'ha portata a conoscere Miki e a cambiare radicalmente la sua vita. Irma, ad un certo punto della tua vita ti sei accorta che ti piacciono le donne. Quando hai preso questa consapevolezza? Una domanda proprio diretta. Se ci puoi dire un po' della tua storia. Guarda, diciamo che la consapevolezza reale, quindi poi la scelta di tra virgolette, affrontare la cosa nel 2016. Io ero sposata da 7 anni con una persona comunque che vedo e condivido anche adesso un sacco di cose, che si chiama Giorgio. Ho capito che comunque mi ero innamorata di una donna e dopo un attimo di assestamento nel capire che era giusto lasciare quello che avevo per essere quella che comunque mi contraddistingueva, insomma, ne ho parlato con lui, l'ho lasciato e niente, mi sono messa con questa ragazza che ho frequentato per un paio d'anni e diciamo mi ha portato dove siamo adesso. Prima non c'era mai stato, prima di questo momento, non so, un'idea, un momento in cui, non so. Ma diciamo che magari c'erano delle situazioni o delle amicizie che magari poi col senno del dopo colleghi in maniera diversa, però non c'era niente, non c'è stato niente di concreto, diciamo. Okay. Senti, e quando hai capito questa cosa, no? Immagino che dover affrontare anche dirlo, avendo, no, anche un matrimonio, ecco, come hai trovato, no, la forza, o comunque come l'hai affrontata, se ti ha dato qualche problema, se invece è andato tutto liscio, Ma guarda, io in realtà nella vita penso, ma da sempre, che comunque le persone si amano le persone, non è in realtà importante il sesso. Questo lo pensavo prima e ovviamente ne sono straconvinta anche adesso. E quindi in realtà nel momento in cui l'ho affrontato con Giorgio e ho detto quello che erano, diciamo, le situazioni che si è venuta a creare con Giorgio e le motivazioni per cui alla fine l'ho lasciato, per me non è stato un problema dirlo alle persone a cui mi interessava dirlo, tanto poi come in tutte le cose le voci girano e quindi secondo me è impossibile tenere nascoste certe situazioni se si vuole vivere alla luce del sole. Tanto tenere nascoste le relazioni non fanno altro che impoverire quello che ti possono dare. E io in realtà non mi sono fatta grossi problemi su come dirlo, a chi dirlo. Ti dico questa cosa qua perché penso che comunque avere dei genitori così sia stata una fortuna, perché quando comunque l'ho detto ai miei, comunque a mia madre, nonostante i miei fratelli mi chiedessero di aspettare un po' perché magari chissà come la prendono, io li ho portati a pranzo e gli ho detto: guardate, vi devo dire una cosa, e sapevano già che mi ero lasciata con Giorgio e niente, mi sono innamorata di una persona, c'è stata una pausa, ho detto che è una ragazza e vabbè, mio padre si è messo a ridere e mia mamma mi ha guardata e mi ha detto: ti ho cresciuta libera e va bene così. Bello. Quindi in realtà il succo del discorso è che secondo me se una persona è serena con se stesso, alla fine chi gli vuol bene gli vuol bene lo stesso, cioè non fa differenza la persona che ami o meno. Sì. Quindi insomma fondamentalmente l'hai affrontata in maniera serena e serena poi è andata anche la faccenda, insomma, con i tuoi genitori, con... Sì, assolutamente. Ma in realtà, secondo me, nella società di oggi è più semplice che 40 anni fa, però se si affrontano le cose prima di tutto accettando se stessi è molto più semplice che gli altri lo accettino, insomma. Anche perché fondamentalmente non si fa male a nessuno, quindi... Sì.
non c'è niente di male. Certo. E tu del giudizio e quindi anche, diciamo, del pregiudizio della gente, cosa ne pensi? Io penso che il pregiudizio della gente sia in gran parte per ignoranza, perché ci sono persone che non conoscono e giudicano perché non sanno, altre che giudicano perché non lo condividono, e anche questo comunque va accettato, perché non è che siamo tutti uguali e come noi pretendiamo che il fatto di poter amare una donna se sei una donna o amare un uomo se sei un uomo possa essere accettato, dall'altra parte spetta a noi accettare anche chi non è della stessa opinione, perché se si accetta a vicenda ovviamente sicuramente si convive meglio. Sì. Tu cosa consiglieresti a chi è un po' vittima del giudizio? Perché c'è gente che anche davanti a cose molto più leggere, diciamo, comunque molto più semplici da affrontare, e appunto è vittima del giudizio degli altri. Di provare ad analizzare nel concreto quanto questo chiamiamola diversità, nel senso di quello che è il dogma della normalità, che poi normale è quello che uno pensa sia normale, non c'è scritto cosa è normale, cosa non lo è, cosa è giusto e cosa è sbagliato. In realtà dovrebbero pensare se loro per primi giudicherebbero un amico per il sovrappeso o giudicherebbero un amico per gli orientamenti sessuali che ha, se giudicherebbero un amico per un, tra virgolette, difetto. E secondo me il 90% delle persone non giudicherebbe un suo amico perché ha questi sovrappeso, ama una persona non dello stesso sesso. Cioè, quindi se per primi loro stessi sono capaci di accettare qualcosa di diverso, non vedo perché gli altri non dovrebbero farlo nei suoi confronti. Quindi parte comunque da un'accettazione di quello che è la libertà degli altri, la libertà di essere quello che si è, e a volte anche di quello che si riesce ad essere, perché non è sempre automatico essere all'altezza di quello che gli altri si aspettano. Però non si può vivere pensando di essere sempre perfetti, sempre pronti, sempre a disposizione, avere sempre la parola giusta, il modo giusto. Se ci si accetta con i propri difetti, se accettano gli altri con i propri difetti, non vedo perché non dovrebbe essere semplice essere accettati dagli altri. Sì, è che a volte forse abbiamo la presunzione di dover piacere necessariamente a tutti, e questa cosa, per quanto penso è impossibile, no? Quindi se uno si fa forte del fatto che non puoi piacere a tutti, ci sarà sempre quello a cui piace e quello che invece per qualsiasi motivo ti rema contro o comunque non gli piace. Quindi se uno si fa forte di questo, secondo me c'è una buona arma, no? Che dici? Beh, assolutamente. Assolutamente, ma io credo che comunque se si vive nel rispetto degli altri si avrà rispetto a cascata, nel senso che io lo trovo abbastanza, a me viene da dire semplice, perché io l'ho vissuta in realtà in maniera molto semplice, non mi sono fatta nessun tipo di problema, perché se ti vado bene sono così, se non ti vado bene va bene lo stesso, non è un problema, e accetto anche chi, che magari ci sono persone a cui io non vado bene, ma non può essere un problema e non è questa la mia ragione di vita. Ok, ok. Allora, andiamo avanti con la tua storia. Nel 2018 conosci Miki, e qua parte proprio un amore incredibile, e decidete a un certo punto addirittura di sposarvi, corretto? E ti chiedo, insomma, come se è stato facile, come avete affrontato anche questo evento, insomma. Allora, in realtà il chiedergli di sposarmi, perché gliel'ho chiesto io, è stato abbastanza facile, perché in realtà diciamo che può essere una cosa abbastanza folle se si vuole, però a 14 giorni gli ho chiesto di sposarmi, perché secondo me ci sono delle cose che si sentono, sì, non so, però io trovo che sia altrettanto matto che lei mi abbia risposto di sì, quindi
Non so se sono più matta io che gliel'ho chiesto o lei che mi ha risposto di sì, quindi è abbastanza reciproca la cosa, però ci sono secondo me delle volte che lo sai appunto che è la persona della tua vita e mi dispiace non averla incontrata prima, perché proprio penso che non so, sia veramente l'altra metà della mia vita che mi completa. Sembra una frase fatta ma non lo è. Quando si incontra una persona del genere lo senti, lo sai e non c'è niente che possa cambiare le cose. Sì. In realtà è stato un po' magari più complicato per lei dirlo, cioè far accettare un po' a una parte della sua famiglia e dei suoi amici, non tutti ovviamente, perché in realtà tanti, sono nuove generazioni, grossi problemi non ne hanno. Comunque il fatto di dover dire che ci saremmo sposati, ma perché dalla parte, per quello che parlo del fatto che certa gente si fa dei problemi dove non ci sono, perché da una parte della sua famiglia loro erano molto più preoccupati del giudizio che certe persone potevano avere del fatto che la loro figlia si sarebbe sposata con una donna. Quando si sono resi conto che in realtà questa cosa non fregava a nessuno, perché non era una cosa importante, perché bastava che l'amica fosse felice, e quando si sono resi conto che l'amica era felice, alla gente non importava e quindi si sono resi conto di quanto poco importante fosse il loro problema, non è più stato un problema. Sì, tranne un po' di chiacchiericcio probabilmente che ci sarà stato, però... Ma guarda, quello lo fa, cioè, quello si fa fa parte del gioco. Siamo indipendentemente. umani, cioè, siamo umani. Se non si va dal parrucchiere a parlare di qualcosa di nuovo, È così. non sai cosa fare, quindi alla fine va bene. La chiacchiera del bar, oggi c'è questo, domani c'è quell'altro, cioè, Sì. è normale, non saremo umani, non saremo assolutamente umani. Certo. Allora, il 30 ottobre del 2020 nasce Swami Lu, vostra figlia. E qui, insomma, qua ci devi proprio raccontare il percorso, nel senso che immagino che qui, insomma, non sia stato in Italia soprattutto tutto spianato, perché, insomma... No, in realtà ovviamente in Italia, secondo me, per colpa, tra virgolette, del fatto che in Italia c'è il Vaticano, l'Italia non sarà mai uno stato laico. E anche se si dice che lo è, ma non lo è e non lo sarà mai, secondo me. Quindi ci sono comunque dei pregiudizi da questo punto di vista che secondo me in Italia ci metteranno anni, ma veramente decenni a cambiare le cose. Perché vai in un qualunque altro paese che pensi, tra virgolette ovviamente, senza offesa per nessuno, per il pensiero comune, che siano meno acculturati, meno all'avanguardia, meno di qua, meno di là, e in realtà su questo discorso di poter permettere a 2 donne o a 2 uomini di avere un figlio, di formare una famiglia, non è un problema. In Italia, che dovremmo essere avanti, tra virgolette, rispetto ad alcuni paesi, invece siamo indietro anni luce. E quindi nonostante si sia permesso di fare, diciamo, a 2 persone dello stesso sesso di sposarsi, quindi di diventare una coppia civile, si è tolto tutto quel discorso intorno a una famiglia che è quello di avere un figlio, perché in Italia non lo puoi fare. Quindi sei costretto ad andare all'estero con tutti i problemi annessi e connessi che ti portano anche a livello economico a poterti permettere di avere un figlio. Perché ovviamente non è semplice, perché non è che vai all'estero e torni e la tua compagna è incinta o la tua moglie è incinta o va tutto bene, perché come in tutte le coppie normali non è detto che al primo tentativo funzioni, al secondo, al terzo, al quarto, al quinto, cioè ci vuole del tempo. Solo che una coppia che non ha cioè ha la materia prima a casa è semplice. Una coppia che la materia prima a casa non ce l'ha e deve comunque muoversi in tutta sicurezza secondo tutti i criteri che ovviamente devono essere seguiti, controllati e gestiti, è un po' un casino. Come vi siete mosse? Anche perché magari se c'è qualcuno che ci ascolta, che ti ascolta e che Allora, magari ha l'idea ma non sa bene, ecco, magari la indirizzano male o comunque per non prendere campionati. Allora, intanto perché... certo, no. Allora, intanto ci sono associazioni che ti seguono e ti aiutano anche in quello che sono, diciamo, a volte delle risposte, delle domande burocratiche che sono anche importanti da dover sapere
anche per scegliere di fare o non fare il biogatto, anche di fare o non fare questo tipo di percorso, perché non è semplice e a volte magari qualcuno non se la sente ed è anche accettabile che non se la senta. Proprio appunto per questo discorso che in Italia non si può, quindi si è costretti ad andare all'estero. E è un percorso comunque che porta un attimo anche di tensioni, come c'è in qualunque coppia, per carità, però l'attesa di quella famosa risposta del test non è così immediata e scontata, e c'è un'aspettativa altissima. Sicuramente bisogna decidere se si vuole dare la possibilità al figlio, quando ne avrà gli anni, quindi dai 18 anni, di poter conoscere o meno il donatore. E noi abbiamo deciso di sì, nel senso che noi abbiamo deciso di scegliere un donatore aperto, un motivo per cui non siamo venuti in Spagna, perché in Spagna sono apertissimi da sempre, però il donatore rimane chiuso, quindi diciamo che il bambino, quando ha 18 anni, non può sapere che è il padre biologico. E quindi noi... Come? Dove invece siete andate voi? Noi siamo andati a Copenaghen. A Copenaghen. In Danimarca. Okay. E lì avevamo questa possibilità, e parlandone io e le amiche abbiamo deciso che era giusto dare questa alternativa. Lei, quando sarà grande, potrà decidere o meno di conoscere il padre biologico. E a volte sembra anche, tra virgolette, brutto, perché devi decidere che tipo di genitore vorresti, che donatore vorresti per tuo figlio. E c'è anche chi lo fa a scatola chiusa, perché ovviamente le cliniche fanno tutti dei controlli di salute proprio categorici che devi fare, sia diciamo la madre che deciderà di portare avanti la gravidanza, sia il donatore, devono fare tutta una serie di esami per essere tranquilli che non ci siano problemi genetici, e quindi puoi decidere, tra virgolette, a scatola chiusa, sapendo che geneticamente non ci saranno problemi, oppure puoi decidere di scegliere un donatore che è più vicino alle tue caratteristiche, quindi mediterranee, genetiche e tutto quanto. La cosa curiosa, che adesso magari può far sorridere qualcuno, l'unica cosa che a me e l'amica interessava è che fosse uno sportivo. Perché per lo stile di vita che abbiamo, e siamo noi che siamo persone molto sportive, questa cosa per noi era importante, non perché se nasce un secchione non va bene, ovviamente, anzi, che devono andare a scuola, essere bravi e tutto quanto, però per noi era molto importante questa cosa, e non potevamo saperla, ed è, diciamo, uno dei motivi che ci hanno spinto alla fine a scegliere direttamente noi chi poteva essere il donatore. Non vuol dire che noi sappiamo chi è realmente, abbiamo visto delle foto di lui da bambino, delle caratteristiche genetiche, il padre biologico di Swami è un ragazzo che fa windsurf, comunque è sportivo, va in mountain bike, insomma. E quindi questa è stata una delle cose che ci ha portato a decidere di usare quella clinica, quella banca del seme, però è un percorso lungo, cioè bisogna che chi decide deve mettersi lì e cercare di capire che cosa vuole realmente, per fare in modo che sia una scelta consapevole e serena, per non avere, magari avrei fatto questo, avrei fatto quell'altro, era meglio così, meglio così, perché poi una volta che è nata, cioè. Ma danno anche un supporto psicologico, oppure uno, diciamo, da questo punto di vista non c'è una cosa che uno fa per conto suo, ecco, o si è seguiti anche da questo punto di vista? Diciamo che se si vuole si può essere seguiti, dipende secondo me sempre come si affronta questa scelta. Io però penso che chi decide l'ho vissuta in prima persona, secondo me, nel momento in cui decidi di avere un figlio con queste condizioni, ne sei talmente tanto sicuro, perché non può capitare. Quindi hai ponderato molto bene la tua decisione, lo stile di vita, e quanto, anche se non si sa quanto cambia la vita a un figlio, neanche se te lo raccontano, non è raccontabile, perché non è raccontabile, secondo me poi ognuno la vive a suo modo, ok? Però è una scelta talmente tanto razionale, perché devi proprio organizzarla, il fatto di andare all'estero per fare un percorso, quindi ne devi essere convinto per forza. Quindi secondo me anche questo discorso, ovvio, ci sono dei supporti
diciamo, degli aiuti, però quando arrivi a quel punto lì è proprio una cosa consapevole, è una scelta consapevole. Senti, e come avete deciso chi avrebbe portato avanti la gravidanza tra voi due? Guarda, in realtà entrambi, quando abbiamo pensato a questa cosa, io ho pensato che l'avrebbe fatto lei e lei ha pensato che l'avrebbe fatto lei. Lei mi aveva chiesto, cioè eravamo anche partiti da un suo pensiero che avrebbe voluto, tra virgolette, avere un mio ovulo che avrebbe portato avanti lei la gravidanza, perché lei l'avrebbe voluto simile a me. Io l'avrei voluto simile a lei e quindi in realtà alla fine l'ha fatto lei. Ok. Ok. Senti, davanti alle difficoltà, non so, ci saranno state anche difficoltà burocratiche, presumo, oltre che appunto di investimento, di tempo, di soldi, insomma, davanti a queste, alla fine sono dei pesi, no? Per raggiungere questo obiettivo. Avete mai pensato in un momento di dire, oh, ma che stiamo facendo, insomma, di fermarvi, oppure qualsiasi roba è capitata, siete andati avanti come un treno in questa cosa? Diciamo che l'unica cosa che ci ha messo un attimo in stallo è stato il fatto che, sempre perché si vive nel mondo delle fate, uno pensa che fa un tentativo e va a buon fine. Questa cosa non succede, e quando il tentativo non è più 1, non è più 2, non è più 3, non è più 4, sei un po' provato da tutte le aspettative che tu metti ogni volta, perché è tutto organizzato, quindi non capita, è tutto organizzato, ci metti e ci investi anche troppe aspettative. Tant'è che in realtà l'ultima volta, che poi è quella in cui il test era positivo, quindi è andata bene, mentre tutte le altre volte sono io andata ad aspettare, ero lì io che aspettavo l'esito del test, questa volta io non ce l'ho fatta. Cioè, nel senso, si sono invertiti i ruoli, l'ha fatta Miki. Perché le speranze, cioè, diciamo che non ci avevo messo speranze, così non ci rimanevo male. Che poi in realtà non è vero che non ci metti speranze, però ti autoconvinci che stai sul tuo, così ti fai meno male, diciamo. Quindi in realtà la cosa difficile, la cosa da mettere in conto è il cercare di accettare il non risultato, ecco, chiamiamolo così. Senti, in merito... Perché è tutta un'organizzazione, capito? Certo. Se prenota un aereo, ti dicono loro quando farlo, ti danno un appuntamento, te devi stravolgere il lavoro, che fortunatamente io e l'Amici siamo anche molto fortunati, perché essendo lavoratori autonomi ci autogestiamo, ok? Però chi magari è un dipendente fa molta più fatica a avere anche questa elasticità del oggi ti dicono che domani parti, capito? È un po' complicato. Abbiamo dormito in albergo, cioè abbiamo dormito in aeroporto, ce ne abbiamo fatti tutti i colori, io e l'Amici, cioè fa sta cosa. Abbiamo sbagliato aereo, cioè anche, dopo diventa anche divertente una certa, però va bene. Però insomma non vi siete mai arrese o comunque non ci avete mai pensato? No. Qualsiasi roba si fa e... No, arrese no. Per quanto riguarda invece la parte burocratica, ce l'hai tutta dopo, quando nasce, perché in realtà in Italia io questo infatti la madre che è biologicamente la madre è la Miki e per lo Stato è lei. Al momento noi, avendola fatto nascere a Bologna, che comunque è una città aperta, che non ha nessun problema, ha fatto l'atto di nascita in cui siamo, diciamo, genitori entrambi. Non dovrebbe succedere niente di che, però non è sempre così, perché potrebbero, diciamo, appellarsi e invalidare l'atto di nascita, e allora a quel punto lì uno deve fare un'adozione. Quindi a quel punto lì io dovrei adottare la bambina. Quindi bisogna anche che ci sia una consapevolezza che non sempre tutto va secondo i piani, ecco. E in altri stati, che tu sappia, è differente? Si è più tutelati da questo punto di vista o anche in altri stati? Assolutamente no, praticamente quasi tutti gli altri stati, se il progetto di avere un figlio è fatto insieme,
si è genitori entrambi senza problemi. Ma anche perché, ribadisco, non capita, cioè non essendo una cosa che capita, in realtà c'è un atto di responsabilità molto maggiore rispetto a uomo e donna, diciamo. Quindi è paradossale il fatto che io debba convincerti che quella è figlia mia, capito? E l'abbiamo voluta insieme, perché altrimenti non la fai. Sì. Non può capitare, e questa cosa è assurda. È assurda, sì. È assurda nel 2020, dove, anzi, sì, 21 ormai, in cui la civiltà ha fatto passi da gigante, ma purtroppo in Italia siamo bloccati. Quindi sì, sarà una cosa da affrontare, insomma. E quindi anche a livello... Sì, ti dico, io volevo convincere l'Amichi a farla partorire in America, perché se fosse nata in America avrebbe avuto il passaporto americano e non avremmo avuto nessun problema. Però non l'ho convinta. Ok, quindi facendo in America le cose si sarebbero... Se fosse nata in America avrebbe avuto senza nessun problema, da nessun punto di vista, sarebbe stata figlia di entrambi. E quindi anche il fatto che voi siate sposate non va a risolvere questa situazione qui. No, anche in Spagna, se dovesse nascere in Spagna, sarebbe figlia di entrambi. Invece qui hanno reso legale il fatto che 2 uomini e 2 donne si possano sposare. Quindi hanno fatto un'unione civile. Ma dentro l'unione civile hanno tolto quello che riguarda i figli. Fatto apposta, perché altrimenti non c'è. Quindi noi siamo una famiglia, sì. Io e l'Amichi siamo una famiglia per lo Stato, come un uomo e una donna, ma legalmente non possiamo avere un figlio insieme. Se riconosci una famiglia, devi riconoscere anche lo stato dei bambini, però. Certo, è la logica, no? Dovrebbe essere la logica. Farebbe una piega, ma dovrebbe essere così. Dovrebbe essere così. Vabbè, tempo al tempo. Prima o poi cambieranno. Sì, io la vedo lunga tempo al tempo. Sì. Senti, e ti preoccupa l'inserimento di Swami in questa società, visto che stiamo, ad esempio io penso alla scuola, a queste robe qui, no? Proprio le cose più pratiche. Ci avete mai pensato oppure... Sì, no. Sì, ma io non sono preoccupato, perché io sono molto convinta che le nuove generazioni abbiano una mentalità completamente diversa e i figli delle nuove generazioni avranno una mentalità diversa. Non ho un mio amico che si è mai fatto un problema, che sia uno, con chi sta Tizio Caio Sempronio. Non ne ho uno. Poi sarò fortunata, però non ne ho uno. Quindi non sono minimamente preoccupata di questa cosa. Perché secondo me, da questo punto di vista qua, abbiamo raggiunto una libertà mentale molto tranquilla. Cioè poi il caso, l'eccezione, però non è la normalità. Quello che può essere omofobo c'è, per carità, non è che come razzista c'è, cioè nel senso quello che l'uomo di colore non lo vuole vedere di fianco al figlio ce l'abbiamo anche adesso, nonostante ormai siamo aperti. Quindi l'eccezione ci sarà sicuramente, ma non mi preoccupa, perché comunque è dettata da minoranza, non è dettata da altro. Cioè. No, è che in uno Stato italiano, ecco, dove non ci sono le tutele giuste, no, in merito proprio ai diritti, magari uno ci pensa proprio perché non c'è una organizzazione burocratica chiara. Perché la burocrazia è vecchia. Il nostro Stato è fatto da vecchi. La politica è fatta di vecchi. Sì. Cambierà quella politica, quello Stato ci metterà molto di più a cambiare perché è vecchio. Cioè, bisognerebbe prenderli e lasciarci tutti trentenni e vedrai che cambia radicalmente tutto in un baleno, perché le mentalità sono diverse. Poi quasi tutti trentenni, non è che sono tutti, per carità, ribadiamo l'eccezione, ma finché la politica è gestita da persone di una certa età, con la mentalità di una certa età, con le convinzioni di un 20 anni fa, 30 anni fa, è normale che lo Stato non si muova.
ma non c'è, cioè, se prendiamo di 100 persone, 1000 persone intorno a me che conosco della mia età, forse ne tiri fuori 10 che non sono d'accordo. Invece nella politica, che hanno tutti una certa età, su 1000 persone ne trovi 100 che sono d'accordo. Cioè, un po' diverso. E poi magari sono anche d'accordo per i voti, non perché ci credono davvero. Quindi... Sì, seguono un po' le masse, quindi probabilmente ancora oggi le masse sono un po' contrarie, no? Sono un po'... l'Italia è un paese di vecchi, cioè proprio l'Italia in generale come Stato, quindi diventa più difficile, no? Le novità portarle avanti in generale. Esatto. Sì. Senti, un'ultima domanda così non ti tolgo più tempo. Allora, tu, vabbè, io ti conosco anche per altro, però diciamo, attenendoci a questa intervista, tu sei una persona molto, molto, molto determinata. Sì. Ecco, un consiglio che ti sentiresti di dare a chi invece la tua determinazione non ce l'ha. In realtà, cioè, io penso una cosa importante da sempre, in realtà penso che comunque dipenda un po' anche dalle difficoltà che uno può incontrare nella vita e anche da come si cresce. Che secondo me nella vita ognuno fa quello che può, perché più di quello che si può fare non si è capaci di dare. E se uno accetta che il suo massimo è quello che può fare, sicuramente, secondo me, è 1000 passi avanti del pensiero di non essere all'altezza, di non essere abbastanza. Perché se tu dai il tuo massimo, e il tuo massimo è quello che puoi dare, secondo me sei molto più in là della metà dell'opera. E questo credo che sia la base per accettarsi. Se ti accetti tu, accetterai gli altri, sarai anche capace di accettare il giudizio degli altri e il fatto che qualcuno può essere non d'accordo. Perché va accettato, cioè non è sbagliato che uno sia d'accordo con te. Lo devi ascoltare, poi non condividerlo, ma lo devi accettare. Sì. Ok. Irma, io ti ringrazio perché intanto hai dato modo anche di scoprire un mondo e di dare anche dei consigli pratici su chi magari ha l'idea, no, di fare un percorso simile al vostro, però sta ancora magari o all'inizio o ha informazioni sbagliate, quindi insomma grazie innanzitutto per questo, così facciamo anche un po' di informazione. È stato un piacerone averti qui. Grazie. Niente, buona vita e poi... Grazie mille, grazie di avermi coinvolto. Grazie a te. Io saluto anche tutti quelli che ci hanno ascoltato, o meglio che ti hanno ascoltata. E vi ricordo, iscrivetevi al canale perché se vediamo iscritti continuiamo questa rubrica e quindi confido in voi, nei vostri commenti. Se avete qualche suggerimento, mi raccomando, inseritelo. Quindi grazie a tutti e grazie Irma. Grazie a te. Ciao.